Ciao ragazzi e ciao ragazze, bentornati nel mio canale. Se sei nuovo benvenuto e quindi iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato su nuovi video che verranno caricati. E mi raccomando, supporta il mio canale con un like e con un commentino qua sotto, anche semplicemente un cuoricino per farmi sapere se sei passato e se sei passata. Oggi è un video un po' particolare dove ti parlo di stoffe, ma stoffe un po' diverse perché noi intendiamo come stoffe solamente quelle che si comprano a metraggio, ma possiamo acquistare, come ho fatto io varie volte nella mia vita, acquistare o riciclare delle lenzuola o tovaglie se vogliamo. Io ad esempio questo tessuto qui con i gattini che mi piace tantissimo e che ti ho già fatto vedere altre volte era una tovaglia, quindi non mi è stato venduto a metraggio ma solo era una tovaglia, tra l'altro molto grande. Da questa tovaglia tra l'altro ci sono tantissimi metri poi alla fine, perché una tovaglia anche da 12 abbiamo veramente tantissima stoffa disponibile. Altra stoffa che avevo comprato invece e che puoi comprare sono le lenzuola, quindi o decidi di comprarle sia online che in un negozio. Avevo trovato delle lenzuola stile Barberi, quindi un tessuto che a me piace molto lavorare e tra l'altro ne ho veramente tanto anche di questo materiale. Avevo comprato il lenzuolo matrimoniale, quindi ne ho veramente tantissimo. Le lenzuola non solo comprate, quindi puoi andare anche a vedere nei siti dove vendono lenzuola anche con sconti pazzeschi, magari di altre collezioni vecchie e via dicendo, possono diventare tantissime cose, anche vestiti estivi. Io per esempio con le stoffe di recupero ho fatto dei vestiti estivi, per esempio con dei tessuti per esempio di vecchie lenzuola di mia nonna in lino, che era un lino strepitoso. Io ho fatto dei vestitini oppure possiamo utilizzarlo per fare delle camicie da notte estive oppure dei vestitini per casa. Il riciclo secondo me è molto importante, soprattutto oggi, perché ci permette di sostenere il pianeta, perché le produzioni ormai sono arrivate a livelli assurdi, per cui ci sono tanti rifiuti che non si riescono sufficientemente a smaltire, per cui riciclare secondo me è il metodo migliore. Quindi se abbiamo per esempio anche una tovaglia oppure una lenzuolo che magari non usiamo più, ci sono magari delle parti rovinate, utilizziamo solo quelle parti che non sono rovinate. Io l'ho fatto varie volte di riciclare proprio lenzuola che magari non usavo più, però mi piaceva il disegno ed erano anche un po' rovinate, per cui ho utilizzato le parti proprio che non erano rovinate. Quindi puoi fare sempre anche realizzare delle sottobicchieri, sottotazze, casacchine fresche per l'estate. Veramente c'è da sbizzarrirci, soprattutto se per esempio abbiamo delle lenzuola, per fare un esempio, delle nostre nonne con dei ricami. Ecco, magari non utilizziamo tutta la stoffa, ma magari quel determinato ricamo che potremo applicare ad una canotta, ad una maglia, ad un vestito lungo e via dicendo, oppure anche eseguire delle tende. Quindi questo ovviamente a seconda del tessuto che abbiamo a disposizione. Quindi possiamo veramente fare tantissime cose. Possiamo fare dei cuscini, possiamo fare dei copridivani, delle copertine a seconda del tessuto. Insomma, c'è veramente tante idee
che possiamo utilizzare appunto per riciclare dei tessuti, diciamo, vecchi, antichi, che soprattutto quelli sono veramente buonissimi. Per esempio con delle lenzuola in lino, in puro lino, magari della nonna, potremmo, o della bisnonna, potremmo per esempio confezionare dei pantaloni freschissimi per l'estate, così da mettere tutti i giorni, oppure per restare a casa. Quindi diciamo che spazia a 360 gradi, diciamo questo, quindi non buttare mai niente, e se a te non ti serve, darlo magari ad un'amica che sai che cucia, perché sono sempre stoffa. E la stoffa non va mai buttata, va sempre riciclata o regalata nel caso in cui magari quel tipo di stoffa, quella tipologia di disegno non ti piace. Quindi io spero di averti dato delle dritte, dei consigli che io metto in pratica ormai da molti anni. Infatti mi vado a guardare anche i siti dove vendono lenzuola, queste cose così, perché comunque si possono riciclare, fare anche borsette eventualmente, a seconda ovviamente della grossezza della stoffa. Per esempio anche dalle tende, certe tende per esempio che sono molto rigide, da quelle tende possiamo non per forza usarle come tende, ma usarle come stoffa pesante, per esempio per fare delle borse originali e personalizzate. Fammi sapere se ci avevi mai pensato a questa idea, a questa opportunità di utilizzare, ecco, i rimasugli di stoffe comunque per realizzare tante cose. Fammelo sapere, e intanto ti auguro un buon cucito sartoriale, creativo ma soprattutto terapeutico. Ti mando un grande bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!